Allora, buongiorno di nuovo, sono Giulio Salvioni di AudioGallery, sono qui con Alexander Vitus Mortensen e la mente e la persona dietro il marchio Alluxity, al quale faremo alcune domande relativamente ai prodotti del suo brand. Hi Alexander, can you introduce us to the Alluxity brand and say something about the history of the brand and about the product line of Alluxity? Yeah, sure. Let me translate every few seconds. Thank you. To give the story from the beginning, Okay. I started working for my father when I was 13 after being brought up in a high-end environment Okay. of my life. And then I started learning how to solder and get into electronics that way. I did that for 5 years until I was 18, and then I started my own company with the support from my father, and mainly focused on doing production, with the idea of having my own brand at some point. But at the time, I didn't know what kind of direction I wanted to go. Ok, dunque, come avete capito, lui è un figlio d'arte, essendo il figlio di Vitus, di Hans Vitus. Lui ha cominciato a lavorare nell'azienda del padre quando aveva 14 anni, occupandosi essenzialmente di produzione, e ha lavorato nell'azienda paterna dai 14 ai 18 anni, dopodiché ha deciso di aprire un suo brand, una sua azienda, diciamo, di cui lui è proprietario, e focalizzata essenzialmente anche in questo caso sulla produzione di parti, avendo però in mente un giorno di poter produrre dei componenti propri a sua, diciamo, a sua firma e con la sua progettazione. So when I did the production for some years, and while doing that, I thought about what I wanted, what direction I wanted to go. And of course, being a new generation, I grew up different times with different stuff coming through my way. So I was exposed to new technology. So that of course shaped my approach to a design and a high-end environment. Because I was used to big boxes, big speakers all my life, growing up with my father as an audiophile. But I liked the different approach of having a smaller box where you don't dedicate a specific space or a specific room for high-end. I wanted to be able to integrate the whole family. Okay. So the first approach was having boxes in a smaller size. Ok, let me translate. Dunque, l'aspetto interessante è che lui dice, essendo di una generazione successiva ovviamente a quella di suo padre, che è un audiofilo, se vogliamo, tradizionale nel senso stretto del termine, quindi abituato al classico prodotto high-end, grande, enorme, massiccio, con la necessità di avere ambienti dedicati per la loro utilizzazione, lui, essendo più giovane, essendo stato esposto sin da bambino alle nuove tecnologie derivanti dal mondo della tecnologia informatica, ha optato per un approccio diverso. Gli è più congeniale un approccio diverso, che essenzialmente potremmo ricondurre al fatto di avere, lui le chiama smaller boxes, cioè scatole più piccole, componenti più piccoli, che possono essere facilmente inseriti in spazi più ridotti, che non richiedono un ambiente dedicato all'interno della casa e che possono essere utilizzati, condivisi da tutta la famiglia, da tutte le persone che abitano nello spazio domestico. So the next approach I was figuring out that the boxes should be able to be integrated in normal furniture, normal living room environment, was to figure out what type of buttons I wanted. For that approach, I liked the touchscreen. At the time, smartphones and everything was becoming popular. Yeah. So I figured out that it was going to be a touchscreen, and I wanted a very simple interface. I wanted only the necessary buttons, because that's what I learned in classes at school. So I designed what's currently the design of the Alluxity products, where you only have the necessary functions available. The next approach was figuring out the actual design of the chassis, and for that it's very Danish, so it's going to be very simple,
design without simple being a bad word, but it's going to be a design that can be incorporated easily. Okay. So as you can see, it's very friendly. It's got clean lines. It doesn't scream for attention. Mm-hmm. So you can pair it up with different types of products. And that was one thing I noticed as well, is I have a lot of different brands that has a very specific type of design. Mm-hmm. So it's difficult to pair one brand up with the other brand because they look so different. Okay. So that was another approach to the design, having something that can be utilized with all types of products. Ok. Dunque, questo concetto che hai espresso mi sembra interessante, essendo lui una persona abbastanza giovane, quindi abituato all'utilizzazione dei dispositivi touch, dei dispositivi tecnologici che utilizziamo abitualmente, quali gli smartphone, ha deciso che l'interfaccia dei suoi dispositivi dovesse essere necessariamente un'interfaccia touch. Quindi lui è partito nel design dei suoi prodotti dall'interfaccia che doveva essere touch, doveva essere la più semplice possibile, un po' diciamo facendo leva sulla lezione delle interfacce degli smartphone, dei sistemi operativi degli smartphone che abbiamo oggi. E quindi la prima cosa è stata quella di mettere a punto l'interfaccia. Successivamente l'altro aspetto era quello di trovare un industrial design che fosse da una parte riconoscibile e da una parte però che non fosse qualcosa che, come dice lui, gridasse per ottenere l'attenzione di chi la guarda, quindi qualche cosa che fosse da una parte riconoscibile ma sufficientemente tranquillo come design da poter essere inserito in un normale ambiente di un'abitazione, nel soggiorno di un'abitazione. The next part was actually figuring out how I wanted to do the chassis. So I had the ideas for how it's supposed to look, but how do I do that? I was influenced by some other products currently on the market, where they took one piece of aluminum and milled it out, basically. And I thought that was a really good idea, because you only need one chassis, you don't need to have 10 different types of mechanical parts that you need to assemble. So I got designed that design, where you mill everything from the bottom, so you're able to modular base all the electronics inside. That makes it easier to assemble. It makes it easier to upgrade products in the future as well. And overall, it works better with the design where you don't have all the assembly lines on the top. You only have the clean look of the aluminum block. Okay. Per quanto riguarda l'aspetto degli apparecchi, voleva che ci fosse qualche elemento, diciamo, che rendesse in qualche maniera identificabili, come abbiamo detto poc'anzi, e lui si è guardato intorno per cercare delle soluzioni di design. Quella che ha scelto è la lavorazione di un blocco di alluminio scavato dal pieno. Questo perché intanto era come dire, conforme alla sua idea estetica di apparecchio, dall'altra parte perché rende effettivamente piuttosto semplice la costruzione modulare, quindi partendo da un unico tipo di chassis risulta più facile inserire dentro i componenti per andare a realizzare i diversi tipi di prodotto, quindi basandosi su un unico chassis modulare, e dall'altra perché ha trovato estremamente elegante la soluzione della lavorazione a controllo numerico del blocco di alluminio scavato dal pieno, il che gli dà una pulizia di linee e un senso estetico appagante per quanto riguarda, diciamo, la sua concezione di designer. Okay, so the chassis is designed, and I figured out how I wanted to be able to put the circuit boards inside. The next part is designing, all the electronics and figuring out how I want that to sound. But growing up in the environment I grew up in, I already knew what type of approach I wanted. Now was of course heavily influenced by the sound from my father's. Yeah. But I wanted to make a few twists here and there and make it my own, and do make the sound the way that I prefer it. So I did a few revisions, figured out how to tweak here and there,
and finally came up with a sound that's very calm, it's very clear in the details. It doesn't hurt your ears in any way. The whole approach is basically the idea was that the people who want the Alluxity products want to come home, sit down after a long day of work, and just listen to music. It's not about being analytical to every single detail out there. It's to feel the music and just enjoy it. So that's the whole idea behind Alluxity, basically, to sum that up. Okay. Is to have a product you can easily place in the system. You can incorporate the family, but you can enjoy it. Okay. Una volta definite le linee guida del design, dello chassis e della realizzazione, lui si è posto il problema, e secondo me molto interessante, di che tipo di sonorità perseguire. Ovviamente lui dice non potevo fare a meno di partire dal tipo di suono al quale io ero stato esposto sin da bambino, quindi il suono dei prodotti di suo padre. Però anche in questo caso lui non si è limitato a riproporre, utilizzare le tecnologie che aveva visto utilizzare dal padre durante la sua infanzia e adolescenza. Si è dato un obiettivo, un'estetica di suono in questo caso, non un'estetica di apparecchio ma un'estetica di suono. Quello che lui voleva era un suono diverso dal suono audiophile come noi siamo abituati a immaginarlo, quindi estremamente analitico, estremamente dettagliato, nel quale è possibile, come dire, andare a fare le pulci su ogni singolo dettaglio. Lui voleva, come del resto sono i suoi apparecchi, un apparecchio che fosse facile, un apparecchio facile da inserire ma facile anche da utilizzare, nel senso di un apparecchio che, lui stava dicendo, torni a casa, lo accendi, ti rilassi, ascolti la musica, sei coinvolto dalla musica, non ti poni troppi problemi del dettaglio, del singolo aspetto, diciamo, dell'estetica o della griglia di valutazione audiofila. È qualcosa di più immediato, di più facile, se vogliamo. That was what I have for that question. Okay, and the other question is, say, if you want to say something about the product line that you have now. Yeah, sure. Okay. Quindi ti stavo chiedendo se ci racconta un pochino come è articolata la gamma prodotti di Alluxity. I started out doing the preamplifier and the power amplifier. Okay. And I had that for a couple of years before coming up with a new product line, which is the media server and the integrated amplifier. Well, the media server kind of incorporates the whole system, the control, the preamplifier, the volume, etc. Through that. And then you have integrators who have a really small system, just to simplify it even more. But you also have the first product, the preamp power amplifier, which gives, of course, a better sound, a bigger sound, more details as well, even the whole spectrum. And those are the first 4 products that I did. Currently, I also have a 5th product, which is mono amplifier. It is the same size of chassis as the integrated amplifier, but of course it's mono, so you got 2 chassis. And that's really to show what Alluxity is capable of when we don't limit ourselves by a physical size. Ok, allora per quanto riguarda la linea prodotti, le prime cose che lui ha fatto sono stati un preamplificatore e un finale, quindi un set di amplificazione separato, successivamente un amplificatore integrato e un media server piuttosto sofisticato, mediante il quale è possibile comandare tutte le funzionalità dell'intera catena. E per quanto riguarda i prodotti successivi, lui adesso sta sviluppando un finale monofonico che consente ovviamente un miglioramento della performance generale, come è normale, e quindi anche in questo caso è un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la sua linea prodotto, che comunque conserva sempre le stesse scatole, gli stessi telai, gli stessi box, quindi l'aspetto continua a essere il medesimo. One last question about the colors of your products. Un'ultima domanda relativamente ai colori, perché I know that there are different choices available of colors. That is very true. I standardly do color-wise black and white, and also a titanium color, which is more of a grayish metallic color, and a titanium orange, which is the titanium color with an orange
feel to it. So it gives it a copper size, which is very, very deep, with a lot of nuances to it. Those are the 4 standard colors. Otherwise, I can more or less produce whatever the heart desires. Ok. Allora, questa è una domanda che vi ho fatto perché effettivamente è piuttosto raro nel nostro settore trovare scelta di colori, insomma scegliamo sempre tra il metallico e il nero. Oltre al metallico e al nero lui produce 2 varianti di colore che sono una titania e una che è diciamo, una sorta di arancione che insomma somiglia piuttosto al copper, al rame. E, devo dire, mi è capitato di vederla, effettivamente è molto affascinante e molto bella. Ok, thank you very much. Thank you. Bye bye.